Salve a tutti, in questo video in esclusiva parleremo della scheda Daikin Siesta, una scheda 9 e 12.000 montata su 9 e 12, unità esterna inverter. Parleremo dell'errore U4, parleremo di come collegare, come alimentare questa scheda diversa dalle altre schede, molto piccola, molto compatta e molto tecnologia. Andiamo intanto a vedere la prima cosa, come è strutturata questa scheda. Vado a staccare un po' tutto. La parte di filtraggio, l'entrata 220 volt da cavetto bianco e cavetto nero. Cavetto rosso la comunicazione, un po' particolare perché poi lo spiegherò dopo. Qui abbiamo questi due cavetti marroncino e marrone per quanto riguarda il reattore, che possiamo già collegare sul reattore. Abbiamo poi un unico condensatore da 150 microfarad 500 volts, ovviamente polarizzato, parte di potenza questo, e di stabilizzazione sul raddrizzamento. Mentre abbiamo quest'altro condensatore tra IPM e ponte diodo sulla 300 volts, non è polarizzato ma è comunque un condensatore a diretta corrente 450 volts 20 microfarad, serve per stabilizzare il ripple sull'IPM. Abbiamo un altro IPM qui per quanto riguarda il ventilatore BLDC, che questo è il connettore. Qui c'è del silicone. Qui abbiamo l'IPM per quanto riguarda il compressore ponte diodo. Abbiamo la parte primaria con oscillatore. Qua sopra qui ho fatto un piccolo disegnino che adesso mostrerò. Questo oscillatore è un A6061H e questo oscillatore qua è, come possiamo vedere, piedino singolo e VCC e il drain 7-8. Quindi abbiamo piedino VCC e drain 7 e 8. Piedino 1, 2, 3, 4 sono da questo lato e abbiamo sul piedino 1 abbiamo il source, abbiamo il bypass sul piedino 2, il GND sul piedino 3 e il feedback sul piedino 4. Quindi come riportato qui sul disegnino. Poi abbiamo la 16 volt sul source, abbiamo la 6,8 volt sul bypass e l'alimentazione della parte di bassa tensione per lo switch del MOSFET per switchare sul trasformatore. Sul trasformatore abbiamo le uscite secondario, che sono questi tre diodi che sono di 202, 204, 203. Abbiamo su 202 16 volt, 204 13 volt e 203 6,5 volt. Quindi su secondario dobbiamo trovare questi voltaggi. Qui abbiamo una serie di resistenze che si trovano sotto, sono identificate qui, sono identificati come 473, quindi si deve calcolare 43 zeri, quindi dovrebbe essere 47 kg. Va bene, poi andiamo in particolar modo sul problema U4. La resistenza questa qua, quando non si alimenta la scheda, è morta, spenta, va a sostituire la resistenza ceramica da 51 ohm, 51 ohm, 5 watt e un diodo. Il diodo è da 1 ampere, 400 volts, che ho messo in 1000, ma questo suo è da 400 volts. Quindi il diodo è un diodo IN
4007, un 4007, ed è il diodo D401, è questo qua, quello che salta è il diodo e la resistenza. Perché saltano questi? Perché questa scheda, per poter alimentare, deve avere l'impulso, la comunicazione deve dare impulso alla fase, e questo impulso fa in modo che si chiude il relè e manda l'alimentazione all'oscillatore. In pratica, faccio vedere qui, avviene in questo modo. Qui abbiamo la 12 volt. Nel momento in cui la comunicazione manda l'impulso ovviamente viene switchato tra comunicazione e L, viene switchato in un piccolo impulso, e il relè si chiude e manda alimentazione alla resistenza, trapassa la resistenza ceramica che è da 51 ohm, e il diodo. Molto probabilmente questi qua saltano proprio perché magari alcune volte l'impulso potrebbe arrivare in una maniera un po' più, diciamo, devastante, un assorbimento in più, insomma, e fa in modo che salta sia il diodo e la resistenza. Trapassa il fusibile, che è questo qua, trapassa il fusibile e va sull'oscillatore, passa al trasformatore e va all'oscillatore, va a alimentare l'oscillatore, questo qua, ok? Quindi funziona in questo modo. Ma non finisce qui, perché adesso la dobbiamo alimentare, e per alimentarla vi faccio vedere come alimentare questa scheda qua. Andiamo a mettere i due pin, uno, questo bianco e nero, che sono alimentazione, fase neutro, e il pin rosso è la comunicazione. Il pin rosso possiamo mettere una lampadina, una semplice lampadina con le morsette, con le morsettiere, così, una semplice lampadina 40 watt, 25 watt. Adesso io sto facendo vedere questa, ma in realtà ce l'ho qui da 25 watt, con due coccodrilli, e un coccodrillo lo mettiamo qui su questo cavetto, e l'altro coccodrillo andremo a switchare sul cavetto nero, in modo di alimentare la scheda. Perché se noi diamo alimentazione, la scheda non si alimenta. Io adesso ho dato alimentazione, non arriva voltaggio alla scheda, non sentirete nessun click, non arriverà nessun voltaggio, e ve lo farò vedere, non c'è voltaggio. Adesso con un coccodrillo andate sul cavetto nero e andate a appoggiarlo sopra, si accenderà la lucetta e sentirete il click del relè. Quindi in questo momento abbiamo alimentato la parte primaria e secondaria dell'alimentazione switching del power supply. In questo caso qui adesso abbiamo 280 volts, 288 volts, 290 volts, quindi in pratica 300 volts. Va bene? In questo caso qui abbiamo alimentato, e abbiamo anche i voltaggi sul secondario, 16 volts, 13 volts e 6,5. Va bene? Adesso se andiamo sull'IPM, qui non abbiamo la 300 volts, qui non abbiamo la 300 volts,
11 volts ci dà. Perché non abbiamo a 300 volts? Perché questa scheda, nel momento in cui si collega l'unità interna e ha una comunicazione con l'unità interna, questo cavetto qua ha una comunicazione con l'unità interna, il processore manda l'impulso al transistor del relè e fa scattare il relè per la 300 volts sull'IPM. Adesso, per fare tutto questo, stacco alimentazione perché ci devo mettere le mani. Per fare tutto questo, no, non lo possiamo fare noi perché la scheda interna non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo bypassare, come in questo caso abbiamo fatto per l'accensione con una lampadina o l'accensione sulla, per dare l'alimentazione all'oscillatore. Qui dobbiamo, mentre qui dobbiamo bypassare con un cavetto e sul D16 riportato qui, ve lo faccio vedere, zoom un po', eccolo lì, qui abbiamo D16, qui dobbiamo collegare a fianco a questo transistor che serve per mandare l'impulso al relè, il negativo. Dobbiamo solamente prendere il negativo da qui con un cavetto, saldiamo un cavetto, e lo colleghiamo sotto il relè qui, ok, su un piedino della 12 volts. Ovviamente il piedino deve essere quello del negativo perché sull'altro abbiamo già la 12 volts. Questo si può fare anche senza fare questo ponticello, si può fare anche direttamente da qui a questo diodo qui. Adesso alzo un po' così perché sta l'ombra che non si vede. Quindi si può fare anche da qui a qui al diodo, a questo puntino qua. Quindi basta fare un ponticello da qui a qui. Adesso ho messo questo cavetto in modo che si potesse vedere meglio, però basta fare un ponticello da qui a qui. E adesso diamo di nuovo alimentazione, vi faccio vedere. Questo serve perché? Serve per fare un controllo sulla parte di potenza. Adesso diamo di nuovo alimentazione, sempre su L mettiamo un coccodrillo sul rosso, l'altro coccodrillo lo mettiamo, diamo l'impulso su L, al cavetto L. Hai sentito il click? Quindi vi consiglio, si può fare anche senza lampadine, però vi consiglio lampadine perché la cosa viene più morbida senza avere uno strappo o impulso con diciamo la classica scintilla. Adesso il ponticello sta fatto. Vi faccio vedere anche il LED. Abbiamo il LED che si illumina qui. Non so se si riesce a vedere. No, Eccolo qui, Abbiamo il LED che si illumina. Potevano mettere più piccolo il LED. Troppo luce fa. Allora, se abbiamo il LED che si illumina e sappiamo che la parte power supply è alimentata, ma non abbiamo ancora la 300 volts, quindi basta fare, ripeto, il ponticello è stato già fatto, basta andare su questo pin, fare
un jumper su questi due pin S40, accendiamo la luce, hai sentito il click del relè? In questo momento abbiamo la 300 volts anche sull'IPM, eccola qui, abbiamo la 300 volts anche sull'IPM. Possiamo verificare la 300 volt sull'IPM, possiamo verificare se abbiamo le uscite su dei singoli fasi che vanno al compressore, ok, possiamo verificare la 300 volt su quest'altro IPM, insomma abbiamo la parte di potenza. Tutto parte dal microprocessore. Se il microprocessore non manda l'impulso al relè, non arriva la 300 volt sulla scheda. Questa è una cosa importante perché vado a togliere l'alimentazione. Se tolgo il jumper, il relè stacca. Guardate un po', se lo rimetto, sentite il click del relè, ok? Quindi vado a spegnere. Ok, importante per alimentare questa scheda fare queste manovre se volete fare dei test sulla parte di potenza. Come vi avevo detto, basta fare un piccolo ponticello, io l'ho riportato fino qui dietro, fino al pin del relè, e pin del relè è questo qua in pratica. È questo qua il pin del relè, quindi non vi potete sbagliare, però ripeto, si può fare direttamente facendo un piccolo ponticello direttamente da qui a qui, e questo è il pin poi che va sotto e sono la stessa cosa, si comunica con questo ponticello da qui a qui. Io adesso l'ho fatto in questo modo perché è venuto più comodo farlo vedere a voi, però basta fare un piccolo ponticello da qui a qui e si ha tranquillamente la 12 volt sul relè, ovviamente in una maniera forzata. E per quanto riguarda l'U4, la maggior parte dei difetti di questa scheda è l'errore U4, scheda morta, scheda che non si accende LED, non dà impulsi, insomma esce questo errore U4. Bisogna solamente cambiare questa resistenza ceramica che è 51 ohm e 5 watt, mentre invece il diodo è un classico diodo raddrizzatore, un IN 4007, va bene? 4007, va bene, niente di particolare, da 400 volts ma anche da 1000 va bene. Io l'ho messo da 1000 volts ma va bene anche da 400 volts il suo, va bene? Questo è tutto dai Memoria Friggere, questo è tutto. Spero che anche questo video sia utile soprattutto per chi ripara. Ci vediamo ad un prossimo video, un abbraccio a tutti, mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi al canale, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.